Oggi facciamo il cavolfiore gratinato al forno, classica ricetta, ma non è una ricetta scontata, perché bisogna farla che non ti faccia puzzare tutta la casa, che non si distrugga, che non prenda brutto odore, che abbia poche calorie e soprattutto che sia buono. Prima cosa ci serve un cavolfiore buono, possibilmente non quelli abbandonati là sotto nel frigorifero, come succede spesso a me. Questo già lavato, stirato, pronto per l'uso. Vi faccio vedere intanto come si fa a pulire gli ingredienti, vediamo una alla volta, che poi alla fine sono 3 ingredienti. Allora, per pulire il cavolfiore, invece di andare dentro con il coltellaccio, con la mannaia, come vedo spesso fare, che poi vanno in giro briciole dappertutto, bisogna tagliarlo. È importante tagliarlo prima, non dopo. Perché? Perché se noi lo cuciniamo intero, così com'è, fuori si stracuoce e dentro resta crudo. Invece no, bisogna farlo a pezzi prima. Allora, con un coltello, anche un coltellino piccolo, se volete lo potete fare anche con uno così, ma io oggi mi sono alzato storto, quindi uso il coltello grosso, che poi non è tanto grosso. Allora, prima cosa andiamo a tagliare via la base sotto, senza tagliare il fiore, tagliamo via il gambo, eccolo qua. Vedete, questo va bene per il minestrone. Tolte le foglie più grosse, togliamo anche le ultime foglioline. Volendo, queste piccoline si possono anche lasciare. Poi, invece di andare dentro a coltellate, così come vedo spesso fare, facciamo un'altra cosa. Intanto lavoro dentro la bacinella dove l'ho lavato, perché così non mi vanno in giro i pezzettini di cavolfiore dappertutto, perché qualcuno comunque si fa sempre. Poi lo tiro fuori, io li chiamo ad alberelli, a fiore, a pezzettini, insomma, senza sbriciolarlo tutto, un pezzo alla volta. Poi dopo semmai lo faccio a pezzi più piccoli, così non si sbriciola, e uno alla volta. Poi ci vuole lo stesso tempo e lo lascio cadere nella bacinella. Io metto dentro anche il gambo, lo pelo, diciamo, tiro via la parte esterna che è un pochino più duretta e butto dentro anche il gambo, oppure lo tengo per il minestrone, fate voi come volete, è comunque molto buono. Poi ha delle proprietà nutritive uniche, il gambo del cavolfiore e anche quello del broccoletto è un antitumorale naturale. Eccolo qua, buono anche lui. Ecco, adesso questi qua li dobbiamo cuocere. Mettiamo su un'abbondante pentola di acqua a bollire. Metto nell'acqua anche mezzo cucchiaio di aceto, anche meno, aceto bianco, aceto di miele, quello che avete. Serve per rendere le verdure croccanti, non farle scuocere. Intanto che aspetto che bolle l'acqua, metto su mezzo litro di latte freddo, mi raccomando che sia freddo, altrimenti vi fa i grumi. Facciamo la besciamella furba, quella del mio canale. Ci aggiungo 45 grammi di farina, questa è una farina di tipo 0, farina normale, quella dei bancali del supermercato. Latte freddo, mezzo litro, 45 grammi di farina. La sciolgo nel latte, con il latte freddo la farina non farà mai i grumi, neanche se gli mettete la vinaville. Quindi la sciogliete bene, una volta sciolta accendiamo. Se volete potete farlo anche con la maizena, se non volete mangiare il glutine. Se volete potete metterci anche un pezzo di burro. Io ho deciso di fare una cosa abbastanza leggera, quindi faccio la besciamella senza burro e senza olio. Quando si fa la besciamella con questo sistema qui bisogna stare davanti al fornello, ci vogliono solo 3 minuti, però bisogna stare davanti. Bisogna girare tranquillamente finché non riscalda, non ci sono problemi. Quando incomincia a scaldare il latte bisogna stare un po' attenti, girare un po' più veloci e continuamente. Intanto gli do una sdrumata, cavolfiore come si dice, li rompo un po'. Vedete che io lavoro sempre dentro la bacinella, non ho fatto pezzi di cavolfiore sul tavolo, non ho fatto pezzi di cavolfiore sul fornello e adesso lo faccio tutto nella bacinella, perché l'acqua sta per bollire ed è ora di metterli dentro. Ma non dimenticate la besciamella, giratela. Se avete paura di fare tutto assieme, fate prima la besciamella e poi i cavolfiori, o viceversa. L'acqua bolle, metto dentro i miei cavolfiori. Allora, il goccio di aceto che abbiamo messo nell'acqua farà sì che il cavolfiore resterà bello chiaro, non prenderà odore e un pochino croccante all'esterno, mentre invece all'interno cuocerà regolarmente. Bisogna farle cuocere da quando ricomincia a bollire per circa 4-5 minuti, non di più. Prima che il latte inizi a scaldarsi ci metto anche un po' di noce moscata, che mi piace tanto, abbondante, perché mi piace. Se non vi piace non la mettete. L'alternativa potrebbe essere magari 2-3 foglie di salvia fresca o una foglia di alloro. Una presa di sale nella besciamella, ricordatevi di girare sempre. Una presa di sale nei cavolfiori, magari usate una pentola più grande di questa, io ho usato questa qua per farvi vedere bene, perché è bassa, si fa vedere bene, però se ne usate una più grande è meglio.
vedete che incomincia a fare vapore. Ecco, adesso è il momento di non mollare, bisogna girare, non è una maionese, però insomma bisogna stargli addosso, bisogna girarla tranquillamente perché ora si addenserà. Vi ricordo le dosi della besciamella. Allora, mezzo litro di latte, se siete vegani o non volete usare il latte potete usare il latte di riso o il latte di avena, 45 grammi di farina oppure di maizena. Se volete metterci dell'olio mettetelo, se volete metterci del burro mettetelo, io in questo caso non l'ho messo. Ecco, sta per iniziare a bollire, si sta addensando, si sente proprio che è più duro da girare, vabbè, non niente di complicato. Vedete che la parete dalla pentola, ecco, quando vedete le prime bollicine dell'ebollizione bisogna tirare via la pentola dal fuoco. Ci siamo, guardate com'è bella lucida, bella liscia, è perfetta, via dal fuoco e continuiamo a girare. Questa è una ricetta che ho già fatto vedere tante volte nel mio canale e non mi stancherò mai di farvela vedere perché è fantastica, è molto semplice, molto facile, si sporca una cosa sola. Dopo che si toglie dal fuoco bisogna andare avanti a girare per almeno 30, 40, 50 secondi in maniera che il fondo della pentola si raffreddi un po' e la besciamella vi resterà bella liscia, perché il trucco per farla diventare tutta liscia è proprio qui, quando si toglie dal fornello, questi 30 secondi qua, e resterà liscissima, basta metterci un coperchio sopra. È pronta. Eccovi, guardate che besciamella, la fine del mondo, è perfetta. Cavolfiori, una giratina, sono quasi pronte, sono ancora belli al dente, ma vanno benissimo. Guardate la foglia che sta cominciando a diventare trasparente, così sarebbe già perfetto, ma gli diamo ancora un minutino. Vi ho fatto fare 45 grammi di farina per mezzo litro, anziché i soliti 30-35, perché mi serviva una besciamella un po' più densa, perché per i cavolfiori serve un po' più densa, quindi io giocando sulla farina regolo la densità. Accendo già il forno, lo metto a 180 gradi, perché per fare questi cavolfiori veramente ci vogliono 5 minuti, il tempo che si riscalda il fuoco. I cavolfiori sono pronti, li tiro fuori, non scolateli che li spaccassate tutti ed è anche scomodo, usate sempre un ragno, anche perché se magari ci sono delle tracce, magari un granellino di sabbia, un insettino, qualcosa resta nell'acqua. Non c'è bisogno di raffreddarli e utilizzo sempre la stessa bacinella in Pirex, quella di prima, così sporco una cosa sola. Fiori pronti, besciamella pronta, ho grattugiato un po' di formaggio di quello buono fresco e un po' di salvia, mettiamo dentro un po' di salvia dentro nei cavolfiori. I cavolfiori così belli croccanti al dente sono buonissimi anche in insalata, tagliati fini fini, marinati, anche così sono buoni, non sanno i cavolfiori. Se li fate stracotti diventano scuri, marroni, puzza tutta la casa di calzini, invece così sono buoni. Allora andiamo avanti con la ricetta. Allora, dentro la besciamella per prima, me ne tengo un pochino appena per dopo, magari da mettere sopra. Poi ci metto 2 foglie di salvia, se le volete mettere, ci sta bene anche la pancetta, il bacon, ci sta bene il prezzemolo, l'erba cipollina, della cipolla fritta qui dentro, spettacolare, ma io ho mia figlia che rogna, non gli piace. E poi ci metto dentro la metà del formaggio, saranno circa 60 grammi, 50-60 grammi di formaggio, ne metto la metà. E mischio. Una bella mischiatina. Ecco, vedete che io non ho sporcato il tavolo, non ho sporcato niente, volendo posso cucinarle anche direttamente qua, solo che insomma un po' brutta da vedere, un po' sporca, quindi rovescio tutto dentro in una pirofila. Ecco, rovescio tutto dentro lì, ale, senza pietà. Vola, vola, vola. Pulitina ai bordi, così in forno non si bruciano i bordi, tutta roba in meno da pulire dopo. Ora la besciamella che avevamo tenuto via da parte prima gliela rovesciamo sopra, naturalmente è facoltativo, potete metterne anche molta meno di besciamella, fate come preferite. E poi sopra ci mettiamo anche il formaggio, vi ricordate che avevamo tenuto la metà del formaggio? Ecco, un po' di formaggio sopra che in forno diventerà bello, dorato, croccante, profumato, saporito, sfizioso, buono. Voilà! E adesso in forno 180 gradi circa 25 minuti. Pronti? Belli dorati, sgranati, non completamente sepolti di un mappazzone di formaggio e guardate, perfetti. Profumo è incredibile. Vi voglio far vedere una cosa però.
Io per condire le verdure gratinate in genere, ma per condire un po' tutte, comunque preparo il gomasio, si chiama, molto conosciuto tra i vegani, comunque praticamente del sesamo tostato un po' in padella, poi quando si raffredda un po' di sale, una leggera frullata e lo si usa così, sopra le verdure, anche sopra l'insalata, è molto saporito, è buonissimo, dovete provare a farlo, magari faremo anche la ricetta dal vivo qualche volta. Ciao a tutti!